Oh, saluto nostalgici, sono Capu, video abbastanza inusuale per il mio canale, ma prima o poi qualcosa avrei dovuto farlo del genere. Dunque, proviamo la idropulitrice ricaricabile PDRA 20-LI A1, senza batterie e senza caricabatterie. Infatti la batteria, abbiamo sto marnone qua che adesso useremo, già carica, già bella pronta. Intanto vediamo un po', qui c'è il suo bel manualettone, poi controlleremo la pistola vera e propria che sicura, se no non funziona. C'è anche il tubo, ci vuole dentro. Questo che è il serbatoietto, dovrebbe essere per il detergente, che è questo. Qui abbiamo, dicevo, il tubo con il suo attacco, meno male va, con l'attacco alla canna. Questo è il filtrino, adesso poi vediamo un po' come attaccarlo. La lancia con i vari getti. Ok, questo coso qua sarà l'attacco al filtro, presumo, adesso poi vediamo. Prima volta che lo apro, cioè l'ho preso stamattina, e il sacchettino dove mettere dentro tutto il sistema qua. Boh, andiamo fuori e vediamo un po'. Allora, per il montaggio semplicissimo, si prende la lancia, quindi qua ci sono le tacche, si infila la lancia, c'è una molla, tac, guarda, fare un pistolone qua, guarda. Ok, adesso andiamo a vedere per il discorso dell'acqua. Allora, l'abbiamo collegato al tubo dell'acqua, abbiamo aperto, qui scusate c'è un po' di cantiere, stiamo facendo un po' di lavori. Adesso proviamo a pulire qua, vedi cameraman, questa qua è vernice murale, via. Ok, allora qui vedete che sta venendo via, ma dovremmo cambiare. Uè, ho tutto Sì, sì, dovremmo cambiare il getto. Questo qua è quello orizzontale. Allora, il poco alla volta ma viene via. Dovremmo però continuare con il getto singolo, quindi quello diretto, non quello diciamo a ventaglio. E niente, adesso proseguiamo. Ci mette un po' però, effettivamente ci mette un po', ma il risultato c'è. Faccio vedere poi quando sarà ultimato tutto. Dunque sto proseguendo i lavori. Ecco, una cosa, ho iniziato anche ad usare questa, che è la scopa da giardino, sempre della Lidl, quella con la spazzetta, con la spassetta di ferro. Adesso con una mano non riesco, però grattando, anche perché questa qui, questa e questa qua, è vernice per i muri, è calcina per i muri, quindi un po' la vernice, un po' la porosità di questo porfido qui, insomma non aiutano, perciò questo sta facendo un egregio lavoro, secondo me. Non sto usando detergenti né niente, sto andando solo con l'acqua, però per aiutarmi uso questo.
lo spezzetto qua per il ferro. Faccio vedere il lavoro ultimato. Ok, lavoro finito, vedete come è venuto bello pulito, non sono più aloni né niente. Adesso vabbè, questo è il lavoro di pulizia generale, quindi proseguiremo, faremo la pulizia generale sia di qua, perché c'è un po' di terra. Questa è la parte nuova, sarà anche più difficile qua, è stato più difficile. Comunque, guarda, ne è rimasto ancora un bresino lì. Comunque niente, questo è quanto. Direi che il prodotto è ottimo, poi lo proveremo anche su altre superfici tipo queste, sui gradini, magari puliamo anche là, insomma, e ce n'è da usare. Quindi basta, il consigliato a chi ha una casetta, comunque a chi ha da fare dei lavori. Sicuramente va bene anche per la macchina, un po' meno per la moto, almeno io di solito la moto non la lavo con Pulivapor, perché insomma non sono per la quale, specialmente se avete una moto d'epoca. Vabbè, al di là di quello, Parkside, idropulitrice, carrellata, questo è tutto. Se vi piace il prodotto e se ne trovate ancora, perché oggi ce n'era ancora uno appena messo fuori, mi ho fatto un po' la corsa, compratelo. Ciao nostalgici, al prossimo video.